E non so quanto potrà durare questa live, sul serio ve lo dico perché, ecco, mettiamo un po' che sto sempre negli impicci a scegliere come fare l'inquadratura, il formato, non so come si dice. Stavo per alzarmi gli occhiali, ma non sono da soli. Allora mettiamo tutti i messaggi e vediamo se faccio 10 minuti, 10 minuti, 10 minuti, 5, 20. Volevo parlare di vari argomenti, volevo parlare dei temi più frequentati oggi, ma vedo che insomma c'ho tante cose delle quali parlare, ma sempre si trova uno scorcio di momento nei momenti meno pensati. Non posso mettere questa live nella lista di riproduzione e poi non mi va di condividere in telegram perché non sempre arriva gente. Però vediamo un po' l'ora. In pratica è sera, sono le 19, manca un quarto d'ora alle 19. No, quanto manca? Sì, un quarto d'ora. Come potete vedere qua c'è la mia cagna che salta, non la potete vedere. Beh, c'è la mia cagna che salta sul tavolo. eh, per il momento non è entrato nessuno in live, di solito a quest'ora entra abbastanza gente. Dai, su, veramente succedono cose terribili, tutti i conflitti che ci sono nel mondo, tutte le preoccupazioni che dobbiamo avere anche avere nella vita quotidiana, sporcizia, degrado nelle città italiane. Veramente viviamo molto male oggigiorno e non so che soluzioni potranno prendere i nostri politici. Quindi iniziamo questa live già da 3 minuti che ho perso tempo per vedere se qualcuno entrava, parlando del degrado urbano e sociale del nostro bel paese. E, e quindi voglio dire, cosa potrà fare la classe dirigente, la classe politica, la classe impresariale del nostro paese per modificare le condizioni di vita nelle quali vertiamo, il grave disagio nel quale stiamo. Veramente si può fare qualcosa? La sporcizia, la immondizia che c'è nelle città che ci sommerge, il grave problema delle civiltà moderne, cioè come riciclare la spazzatura anche nel terzo mondo. Veramente le discariche non sono più sufficienti, neanche quelle abusive. Oh, quella, ciao, salve, scrivete nella chat e scriva nella chat, neanche le discariche clandestine sono sufficienti. Che fare allora? Che non fare? Giuseppe Abate Giovanni, ciao, ciao Giuseppe Abate Giovanni, che ne pensi del degrado delle nostre città, del fatto che non sappiamo come mantenerle pulite ormai, come riciclare lo sporco, che i depositi, i luoghi di stoccaggio dei rifiuti sono pieni, anche quelli clandestini. Il degrado del nostro paese, delle nostre città, anche culturale, anche politico, anche
sociale e morale. Che cosa ne pensi? Ecco, ditemi voi che cosa pensate del degrado urbano nel nostro paese. Giuseppe Abate Giovanni, Abate Giovanni, scusa se prima ho pronunciato male. Beh, in realtà non lo so. Luca Gentilini, Luca Gentilini, amore. Vabbè, Luca Gentilini, ti manco, vero? Beh, non lo so, in realtà la live l'ho iniziata da appena 5 minuti e le live portano tempo perché la gente entri. Comunque benvenuto, benvenuto in live. Non mi ricordo adesso, non vorrei risultarti offensivo, ma Riccardo Gentilini. Ma sei nel prime? No, no, sono in live proprio, non è una prime. Come vedi, adesso mi muovo. Ciao, ti rispondo. Se ti rispondo vuol dire che non sono in prime. Non sono in prime, non sono in prime. Mi muovo un po' per sgranchirmi le gambe, perché avrei voluto iniziare la live, che ne so, una ora fa, ma ho potuto iniziare soltanto adesso e vedo che molte persone sono cadute nella live. Molte persone sono cadute nella live. Allora benvenuti, benvenuti nella live. Ecco, ho controllato un po' che si sta preparando la cena. Sono andato fino alla cucina. Ciao, conosci Alessandro Ciampi? Ah, Campi. Ciao Franco Poggio. Giuseppe Abate Giovanni. Comunque io sto cercando la live con meno persone. Ah, così i tuoi commenti saranno in evidenza nella chat. Franco Poggio, ciao. Luca Gentilini. Conosce Alessandro Campi? Luca Gentilini, conosci Massimo Bossetti? Bossetti l'ho sentito, non so se è vincolato a un affare, diciamo, di cronaca. Campi o Ciampi? Ciampi conosco, quello che è stato il primo ministro, se non mi, o il ministro di economia, adesso non mi ricordo esattamente, però, o il presidente Ciampi. Ma di Campi non mi sovviene nulla in mente. Vi ricordo che potete fare una donazione al mio canale. Grazie per essere venuti a vedermi. Il tema che avevo iniziato a parlare, perché sono dei temi aleatori, non sto esponendo un argomento, si parla qua tra amici, era se voi cosa considerate voi del problema ecologico in Italia, nelle città, che diciamo l'incuria, la trascuratezza, l'immondizia, ormai stanno straripando i centri di raccolta dello sporco. Che ne pensate voi? Che ne pensate voi di tutta la questione ecologica? Perché veramente dovremmo fare qualcosa a livello mondiale, non solo in Italia, perché non si può andare avanti con dei luoghi di stoccaggio della spazzatura che tracimano, che ormai non si può fare, non si può fare nulla. E nel in mezzo all'oceano, non so se è Pacifico, c'è un'isola grande quasi quanto l'Australia, piena di plastico che poi si va tritando, diventa così microscopico come una particella, la mangiano i pesci e noi mangiamo i pesci. Sono delle cose che dovrebbero provocare un grande e grave disagio nella popolazione mondiale, eppure è un tema trascurato dai mass media ed è un tema trascurato
anche dalla gente. Non sento che la gente parli di questo grave problema dell'inquinamento e della plastica che ci troviamo a bere, anche perché non fanno più le bottiglie di vetro ma fanno le bottiglie di plastico, quindi bevi quello che bevi. Per fortuna si è salvato il vino di qualità, ma con il vino scadente c'è il Tetra Pak, che lo dice anche il nome, è tetrico. Quindi voglio dire, bisogna fare qualcosa per questi problemi ecologici, ambientali, che riguardano anche la salute e la salute pubblica, e quindi la salute di tutti noi è a rischio proprio perché non facciamo nulla per tutelarci. E non so, se voi volete che io porti un tema ambientalista che di solito non sono molto visti in YouTube, un documentario ambientalista, fate una donazione a questo canale in super chat, cioè qua potete nella chat mettere super chat, sticker, comprare un super grazie o un abbonamento. La quota minima per abbonamenti, super grazie, super chat e sticker è di 99 centesimi di dollaro. L'ho abbassata, quindi svegliatevi gente, aiutatemi a portare avanti certe problematiche, certe tematiche. Io faccio anche argomenti a richiesta, tratto argomenti a richiesta, e quindi se voi vorreste che io tratti di un qualche cosa che YouTube non mi monetizza, come dei conflitti nel mondo, di queste cose che gli toglie la monetizzazione, poi dopo un certo momento addirittura toglie il video, voi supportatemi con un finanziamento e ditemi: Santen Chan, vorrei che, che tu parli di questo, questo, quest'altro. Logicamente, se voi invece di donarmi un dollaro mi donereste 20 dollari, io devo cambiare di cellulare, quindi aiutatemi YouTube mi deve circa un'ottantina di dollari, mi paga ai 100 dollari. Se voi mi donaste 20 dollari vi faccio un video a richiesta, non c'è nessun problema in questo. Potete scegliere quanto donare. Anche qua in chat c'è in basso a destra il simbolo del dollaro, di un biglietto di dollaro. Voi fate clic lì, vi apparirà super chat, sticker, abbonamento, regalare abbonamento, e poi sotto il mio video potete comprare, che non sia live, anche premier video, potete comprare un super grazie. Ormai sono 13 minuti e 24 secondi che stiamo in live. Qua tiriamo, per così dire, a campare, perché io faccio sempre le live per parlare con voi. Voi mi seguite adesso in quattro, ma non avete una domanda da fare. Yo quisiera saber si ustedes hablan español o no, porque me gustaría saber si ustedes hablan español y me pueden hacer preguntas, porque muchos me empezaron a ver desde la tele y así no pueden intervenir en la chat. Pero si quieren sponsorizar mi canal, se abonen o compren super gracias. Salve a tutti, vorrei sapere che idioma parlate, perché do you speak English? Sempre faccio queste domande. Write on the chat. Vorrei sapere sempre l'idioma di chi mi ascolta. Mi hanno dato 2 like, 2 delle molte persone che hanno partecipato. Adesso siete in 2, ma io ho detto prima della cena c'ho tempo e vabbè, inizio a fare la live, che faccio se no? Poi che altro dire? Trump sta mettendo dazi a tutti,
un giorno mette aumenta i dazi, un giorno li sospende, un giorno li toglie, l'altro giorno li rimette di nuovo, un giorno dice una cosa, l'altro si contraddice e un momento dopo ridice una terza cosa. Veramente non so se la sua politica di confondere il gioco per fare quello che vuole, oppure se è un confusionario di suo e magari non sa neanche quello che vuole fare, si adatta al momento, quando lo prendono in contropiede ritorna indietro. Però sembra che Trump vada avanti così, non si sa se sta folleggiando. E io adesso voglio parlare di questo tema ben cosciente che magari poi non avrò la monetizzazione, forse in questo spero di no, in questa live. Però voglio dirvi che tanto finché live mi sembra che non monetizza la live, monetizza quando diventa video, soprattutto una live in verticale. Però ecco, a chi mi vuole supportare quando parlo di argomenti stile breaking news, perché di solito non sono molto popolari tra gli sponsor. E dicevo, Trump un giorno si sveglia con alzandosi con un piede, un giorno si sveglia alzandosi con un altro e mette dazi e mazzi in giro dappertutto, ne ha canaste di dazi e di mazzi da ripartire in ogni dove, e poi ci ripensa, li sospende, li ritira, li rimette, li ritoglie, li rimette. E bisogna abituarsi a questo strano inquilino della Casa Bianca che dalla stanza ovale praticamente folleggia un giorno e l'altro delira, e poi si appare come lucido, ma è un lucido fino a un certo punto, perché noi a Roma diremmo che c'ha l'attitudine di un coatto, come parla. Adesso ho perso la pazienza con Putin e che mi deve spiegare che cosa vuole fare. Aveva detto Donaldone che quando arrivava lui alla Casa Bianca in 24 ore finivano i conflitti, altrimenti sarebbe stato veramente, parafrasando un film di Bud Spencer e Terence Hill, altrimenti gli dice Bud Spencer e Terence Hill, altrimenti ci arrabbiamo. Ecco, Donald Trump ha detto: quando arrivo io alla Casa Bianca in un giorno ci sarà la cessazione dei conflitti, altrimenti mi arrabbio. Ecco, l'ultima cosa che ha detto Trump a Putin è stato: o cessi il conflitto dopo questa strage. Ho detto una parola che forse agli algoritmi non piace: dopo questa cosa che hai fatto ai civili, oppure io mi arrabbio. E Putin ha fatto un'altra cosa peggiore di quella che aveva fatto e Donald Trump ha replicato: adesso basta, mi sono proprio arrabbiato. Allora, Guz L Torillo, ciao, hello everyone, hello Guz L Torillo, ciao. Non so chi sia, a volte mi trollano con dei nomi così, ecco, forse così è meglio, sto in basso. E quindi lui che ha detto: adesso mi sono arrabbiato. Donald Trump ha detto così a Putin, e che ha fatto? Ha mandato dei soldati in Ucraina, ha lanciato dei missili in territorio russo. Che ha fatto? Ha denunciato Russia alle Nazioni Unite? No, incluso l'ultima aggressione a civili ucraini da parte della Russia non l'ha riconosciuta come una strage. Quindi si è proprio arrabbiato Donald Trump per non fare nulla, per non incluso denunciare le Nazioni Unite l'ultimo eccidio che ha fatto, che hanno fatto i soldati di Putin. Quindi si è proprio arrabbiato, no? Per non denunciare in nessun modo Russia. Che arrabbiatura.
mamma mia, se si arrabbia così Donald Trump è meglio non averlo come nemico, è meglio averlo come alleato proprio, perché ti copre. E come dice qualcuno, birichino birichino al figlio, hai sottratto al negozio queste cose e adesso non ti faccio giocare per mezz'ora a casa con la PlayStation. E poi il figlio gioca a 7 ore e mezza, gli dicono ma che punizione è stata? E beh, non ha giocato mezz'ora. E Donald Trump, che non solo diceva che se Putin non la smetteva faceva guerra, invece non ha fatto nulla. Non solo non ha riconosciuto la strage che c'è stata di bambini, vabbè, se non mi monetizzano la live non importa, ma addirittura è ritornato alla carica dicendo che il vero responsabile era Zelensky, proponendo ancora una volta in chiave trampiana la versione del Cremlino, la versione di Putin, cioè lui è peggio di Alessandro Barbero, o come si chiama, e anche non so se si chiamano uguali, Alessandro Orsini e Barbero, di Travaglio e Mauro o Vauro, come si chiama, il caricaturista, Santoro, e tanti altri, che loro vabbè sono pagati dal Cremlino, ma si sa insomma che Travaglio, che cerca sempre di essere il bastione contrario per avere audience, si attacchi alle versioni del Cremlino senza ragionare, e che lo faccia anche uno storico, un professore di storia come Barbero, che ormai è sempre più acritico nei confronti di quello che lui stesso dice, perché si scorda la storia, vabbè, va avanti negli anni, si sclerotizza. Alessandro Orsini, quello del signor John Ampio, ve lo ricordate, no? Del suo amico immaginario John Ampio, forse immaginario amico è proprio lui, Orsini, il professor Orsini, del signor John Ampio, che vive in un mondo parallelo, quindi il suo sogno vive in questo nostro universo, ma che insomma lo faccia uno storico, no, già è troppo. Ma addirittura il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che diceva che avrebbe fermato il conflitto, e adesso sposa le versioni del Cremlino. Da quando è presidente non ha mai sgridato Putin, e se l'ha fatto dicendo non dovevi farlo. Questa cosa è stata veramente molto brutta, capito? Ma se perisce, se passa a miglior vita un solo civile in Russia che sta in una base militare russa che attacca l'Ucraina, allora è un crimine di guerra. Magari era qualcuno che lavorava dentro la base militare fornendo intelligenza. Invece se bombardano una città civile ucraina e passano a miglior vita 500 bambini, Donald Trump non denuncia Russia per crimini di guerra. È un po' strano, no? È di un faziosismo mostruoso, spaventoso. Però voi che opinate di questo? Voi che opinate del fatto che ormai Donald Trump, contrariamente a quello che ha promesso, non fa nulla per frenare il conflitto e non fa nulla per aiutare l'Ucraina? Forse non farà nulla nel caso in cui ci sia il conflitto tanto paventato tra Russia e Unione Economica Europea. Voi che pensate? Che farà Donald Trump nel caso Putin decidesse di attaccare l'Unione Europea nei territori baltici, in Polonia, in Romania? Che decidete di fare? Di commentare, per meglio dire.
questo era riguardo la geopolitica secondo l'ideologia di Donald Trump. Se volete commentare qualcosa al rispetto, scrivete qua sotto in chat e io risponderò ai vostri commenti, altrimenti passerò a un altro argomento, perché non vogliamo mica dormire in piedi, poiché io ho dormito poco stanotte. E mi raccomando, andate a vedere i miei video in YouTube. C'è un canale secondario che si titola sempre più o meno, c'ha lo stesso nome di questo, però potete cercare in YouTube Sant'Enchan e troverete i miei video e i miei short anche nell'altro canale di YouTube. Adesso YouTube ha iniziato a mettere i doppiaggi ai miei video. Lo ha fatto con il mio ultimo video che ho fatto in orizzontale, lo ha messi, gli ha messi subito i doppiaggi. Non ha problemi quando parlo in italiano nel mio canale, sindicato come il cui contenuto è in italiano. Invece ha dei problemi quando nel canale in italiano parlo in spagnolo. Nel canale in spagnolo devo parlare in spagnolo, però nel canale in spagnolo non mette il doppiaggio perché non ha ottenuto la monetizzazione, credo. Già più di 1000 iscritti, però non ha 4000 ore di visualizzazione. Poi occhio che una volta ottenuta la visualizzazione non la perdi più, a meno che non ti danno 3 strike, 2 strike. Alessandra Mocci, ciao Alessandra Mocci, buonasera. Che ne pensi? Abbiamo trattato di 2 argomenti, vediamo quale vorresti commentare in chat. Che ne pensi del problema dell'immondezza nel nostro paese, nelle nostre città, l'inquinamento nel mondo? E poi l'altro argomento era della geopolitica di Donald Trump, che tanto diceva che dopo 24 ore di essere presidente, se non sarebbero cessati i conflitti, sarebbe successo il finimondo, e ancora adesso che stiamo gennaio, febbraio, marzo, aprile, che stiamo 4 mesi dalla presidenza di Donald Trump, ancora non ha fatto nulla e non ha preso nessuna mossa contro la Russia di Putin. Che ne pensi? E che anche tutte voi, tutte e tutti voi che perlomeno guardate questo video quando già non sarà una live, scrivete i commentari sotto il video. E adesso di che altro argomento possiamo parlare, perché avevo promesso che cambiavo argomento, che avrei cambiato argomento se nessuno avrebbe scritto in chat che ne pensava della geopolitica di Donald Trump. Vedo che a quest'ora del giorno siete in pochi, perché io di solito ho circa 70 persone commentando la live, ma vabbè, a quest'ora del giorno, poi questo giorno della settimana, non so perché sono giorni festivi, ho molte persone giovani che mi seguono, vabbè, allora si può giustificare che poi salve, hola, saludo. Mi piacerebbe sapere in che idioma parlano le persone, ma ecco, uno potrebbe dire che fortuna, mi seguono molte persone dagli smart tv. Sì, è una fortuna, ma è anche qualcosa di non bello nelle live, perché tutti noi abbiamo difficoltà a entrare nella chat di una live dallo smart tv, e quindi se non utilizzano il cellulare o il computer per seguirmi in una live o un tablet, sarà poco probabile che, se mi seguono in uno smart tv, una volta ho avuto 100 persone simultaneamente a seguirmi in una live, però nessuno chattava. Perché non intervenivano nella chat? Perché lo facevano dal televisore. Quindi se aumentano gli spettatori dal televisore, dovrei fare più video in Premiere, o addirittura video che si possono programmare come differiti
non caricarli subito. Come pensate, ritornando un po' a questioni, qua non posso caricare, fare un sondaggio, o sì, avvia un sondaggio. Mettiamo solo facoltativo 2 domande, se scrive, no, il cellulare. Cosa ti piace mangiare a Pasqua? E l'eterna battaglia, uova di cioccolato, colomba. Scusate, sto preparando il sondaggio. Coniglio di, mi scrive cinghiale, ma non so, eh, perché mi dà dei suggerimenti strani. Vediamo di mettere bene, così si capisce. Ecco qua, vediamo un po', sto combattendo. Partecipate al sondaggio. Cosa ti piace mangiare a Pasqua? E qua ci sono le 3 opzioni: uova di cioccolato, colomba, coniglio di cioccolato fondente. Ma anche l'uovo può essere di cioccolato fondente, però mettere a tutto cioccolato fondente, allora poi specificate nei commenti della chat se l'uovo vi piace di cioccolato fondente, di cioccolato bianco, bianco e nero, di cioccolato al latte. Ci sono tutte le variabili, avrei potuto mettere 18 variabili. Allora, riepilogando, cosa ti piace mangiare a Pasqua? Rispondete al sondaggio e non lo scrivete solo in chat. Uova di cioccolato, colomba, coniglio di cioccolato fondente. Solo dopo aver risposto al sondaggio scrivete in chat una precisazione se lo merita, cioè che marca di colomba, che marca di cioccolato, che cosa vi piacerebbe di più. Faccio sondaggi, anche se magari non tutti ci partecipano, bisogna dire, perché magari ancora devono fare la spesa. Comunque molti, voi, io l'altro sondaggio che avete risposto molti, celebrate la Pasqua in casa o a casa dei vostri parenti o familiari? Vendranno i parenti familiari a casa vostra o rimarrete da soli? Oppure andrete tutti a casa di un vostro parente, familiare o amico e andrete a mangiare fuori o a casa di qualcuno a Pasqua? O magari fate una cappatina fuori porta se vivete a Roma o all'estero.
oppure no? Ecco, scrivete tutto quello che farete qua sotto nella chat, oppure per quelli che guarderanno il video vorranno rispondere nei commenti. Io già ho fatto un video che è uscito come video chiedendovi per questi misteri, no, della fede, dove andare a celebrare le vacanze di Pasqua, la Santa Pasqua, e dove andrete a celebrare la Pasquetta. Però ecco, io occasionalmente una persona entra, una persona esce, una persona entra, io dicevo, ma a quest'ora io di solito c'ho tantissime persone, si vede che non, perché non sto trattando di un tema specifico che possa interessare. Se probabilmente mettevo come titolo la partita di calcio, invece non ho neanche messo la partita IVA, quindi mi segue chi mi segue, insomma. Però io probabilmente sabato o domenica faccio uscire una premiere che ho da parecchio tempo e che devo dire che come video non in elenco, avendo condiviso molte volte i miei video non in elenco, c'ho più visualizzazioni di quando poi escono come video premier, perché ho condiviso perlomeno un video che uscirà come premier in Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, eccetera, eccetera. Allora, partecipate del sondaggio qua sotto. Cosa ti piace mangiare a Pasqua? Vediamo chi vince il sondaggio. Potete scegliere tra uovo di Pasqua, colomba e coniglio di cioccolato fondente. Ogni tanto entrano 4, 5, 10 persone. Partecipa del sondaggio, lo trovi qua, vediamo un po'. No, qua c'è termina, io volevo fissare il sondaggio. Volevo fissare il sondaggio in cima, ma non posso. Allora mi raccomando, voi partecipate del sondaggio e poi regalate qualcosa. Guardate qua, 0 dollari, ma potete partecipare. Se ognuno che è entrato qua partecipava con 99 centesimi di dollaro, io mi avvicinavo a comprarmi almeno un Infinix Note 50 Ultra. Non so, voi mi consigliate comprare un Infinix Note 50 Ultra o un Motorola Moto G86? Perché questo è il mio problema: risparmiare in un Infinix magari di gamma alta o spendere di più in un Motorola G86, Moto G86, perché magari ti dà più attualizzazioni. Un Motorola c'è la camera da 200 megapixel, mi sembra, l'altro ce n'ha da 100. Vabbè, che io la camera principale non l'ho mai utilizzata, mai. Mai utilizzato la camera principale. Ed è così, cioè noi scegliamo, cioè, infatti per quello ho voluto prendere un Moto E7 Power nel 2021. C'era un altro che ci aveva
48 megapixel, costava di più, però era, io dico, è sempre la stessa generazione di cellulare, e poi non erano molto di era di qualità media, questo di gamma bassa, il Moto S7 Power. Allora ho detto, Alessandra Mocci, ciao. Allora ho detto, aspetto a poter comprare uno di gamma alta, perché prendere uno di gamma un po' più alta che stai sempre nello stesso rango, no? Infatti poi i sensori delle camere si sono migliorati. Non è lo stesso prendere un Moto E7 Power che prendere un Moto E 30 40, non so quello che è uscito adesso nel 2024, è sempre un Moto E, però no 7 i Power, perché ci sono stati molti Moto E7. 5 generazioni dal Moto E, 5 generazioni, e allora lì fa la differenza. Però mi piace molto l'Infinix, devo dire, come il Note. Io ho visto il Note 40 e la camera principale, è inutile ossessionarsi per la camera principale, l'importante è che abbia qualità prima di tutto, ma poi è difficile filmarsi perché io mi trovavo scomodo a filmarmi con il Samsung Galaxy Young o Young 5360, perché cioè non avevo uno schermo con il quale guardarmi e dovevo schiacciare il bottone tattile della camera, non avendo un timer. Invece con il Nokia Asha 302, anche se non guardo lo schermo, c'è un bottone fisico da schiacciare, quindi lo tieni in verticale, è più facile da filmarsi uno. E quindi non mi sono mai filmato utilizzando la camera del 50 megapixel di un cellulare che ho avuto, l'Edge 30 Fusion, e che quindi meno che mai mi filmerò se compro il Infinix Note 50 Ultra con i 100 o 200 megapixel di camera che ha, a meno di non mettere uno specchio davanti a me. Almeno per riuscire a posizionare il tripode da tavolo, che è un palo selfie, bisogna dire, è un palo selfie. Beh, i belli della diretta, no, che entrate di due alla volta, tre alla volta. Scusate, ma mi piacerebbe che partecipaste al sondaggio, vediamo. Ancora 0 persone che si sono connesse. Cosa ti piace mangiare a Pasqua? Partecipa del sondaggio per farcelo sapere. Aia, aia. Allora, scusate che mi sono alzato, chi si alza si abbassa, e fatemi sapere nel sondaggio che cosa vi piacerebbe mangiare come dolce a Pasqua, caratteristico: la colomba, l'uovo di Pasqua o il coniglio di cioccolato, perché a volte fanno dei conigli grandi come le uova, anzi che o dentro c'hanno come sorpresa le uova, come del resto anche le uova che ormai non ci mettono più giocattoli perché i bambini si possono soffocare, oppure ci mettono altri conigli, o proprio per avere il massimo della fantasia, o non so che cosa ci mettono, però fanno dei conigli che a volte hanno nella decorazione e anche nel cioccolato fra le zampe un uovo.
poi qua c'è una persona in vivo che sta parlando di UFO. Io ieri ho fatto un video in 4K dando gli auguri di Pasqua, quindi andatevelo a vedere, meno di 6 minuti, un video augurando buona Pasqua. Non so se tomare un se tomare, se comprare un ulefone, non so, ma mi dovete dire voi in base a quello che mi regalate che cosa vorreste che io mi compri come cellulare. Un ulefone è bello, però costa e poi è pesante per reggerlo facendomi una live, insomma nel tripode deve essere un tripode per avere un mattone. Allora ditemi voi che cosa vi piace di più mangiare a Pasqua. Scrivetelo qua e soprattutto partecipate del sondaggio in chat. Rispondete cosa ti piace mangiare a Pasqua. Uova di cioccolato, colomba o coniglio di cioccolato fondente. Non vi costa nulla partecipare al sondaggio e mi fate mi fate contento. Fra poco dovrò finire insomma questa live perché sono stanco, devo cenare ancora e insomma io veramente sono stanco, però ho voluto stare in questa live perché mi seguono molte persone, sono molte persone, non con la R, se no eh, mi seguirebbero di più forse. Ma poi youtube si arrabbia. Hanno tolto gli effetti speciali e da questo cellulare non posso mettere immagini di fondo perché nell'altro video che ho messo immagini di fondo era più seguito. Allora vi ringrazio a tutti per le buone intenzioni che avete di farmi comprare un cellulare. Se potete condividete questa, se potete condividete questa live, mi aiutereste moltissimo e partecipate al sondaggio. Poi sto aspettando che entri gente nuova per vedere se vogliono propormi un argomento. Io se avrei iniziato questa live prima probabilmente salve a tutte e tutti, buonasera, buonanotte. Allora rispondete al sondaggio sotto: che cosa vorreste mangiare come dolce di Pasqua? Che cosa mangiate? Che cosa vi piace di più? Uova di cioccolato, colomba, coniglio di cioccolato fondente. In pratica poi prima rispondete al sondaggio e poi rispondete in chat se l'uovo di cioccolato deve essere bianco, nero, fondente, bianco e nero, eccetera eccetera. E però rispondete al sondaggio, dai, su, facciamo qualcosa di divertente per coinvolgerci tutti, no? E mi metto gli occhiali, non vedo più da vicino. Vorrei tanto cenare, però ho detto no, faccio la live e vado a cenare dopo. Sto con tutte e tutti voi finché ciò dalle 4 alle 2 persone e finché naturalmente la cena è pronta. Se no che smetto a fare la live. Comunque vediamo quanto ciò di carica nel cellulare. 43%. E ai ai ai, avevo iniziato che c'avevo l'80, consuma molto la batteria. Poi vediamo, tutto bene,
con il wifi. Mm, tutto bene con il wifi, però male con il sondaggio, male con la partecipazione delle persone. Molte volte mi seguono dallo smart tv ed è per questo che non partecipano nella chat. Ogni tanto guardo che ho i cani qua. Ah, eccola qua. Ah, ia, ia. Beh, però sì, 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 sì. Ah, ah, sì. Ah, ah. Ehi, sì, però allora vediamo. Intanto non c'è nessuna novità, forse i miei cani piacciono di più. Mi raccomando, adesso scusate che c'ho caldo, come mi muovo. Come mi muovo, c'ho caldo. E se mi si sbottona la canottiera, che è una strana canottiera con bottoni. Cioè è una cosa più inutile, no, avere una canottiera con bottoni. È come avere quei pantaloni della tuta di felpa senza lampo, o anche pantaloni jeans con il laccio come se fossero pantaloncini di una volta, o pantaloni di stoffa tipo vestire economici, proprio tipo tuta da lavoro, quella la stoffa, ma con il laccio, senza la cremagliera, senza la cerniera, senza bottoni, vecchio stampo, no, proprio con il laccio, come se fossero pantaloncini per bambini, no? Sono quelli che vende l'ipermercato Carrefour. E non so, qua c'è un bottone, mi sto annoiando. Io adesso schiaccio un po' per fare uno short, vediamo che cosa succede. Short di 49 secondi creato, non so da dove lo estrae YouTube, poi vedremo, no, come ha creato questo short. Forse lo lascerà da pubblicare, perché il titolo, che titolo gli mette? Ah, gli mette il titolo migliori momenti saranno gli ultimi 49 secondi, le ultime 49 cavolate che ho detto in questi 49 secondi. Beh, prendiamolo con filosofia, prendiamo sta cosa con filosofia, perché non abbiamo scelta. Poi voglio dire, allegria, vediamo che ora è. Io gente
tra 12 minuti taglio, perché non intervenite in molti ah, ecco qua Alessandro Arcangeli, sera, buonasera Alessandro Arcangeli, non avevo visto, Alessandro Arcangeli, stavo occupato, spero che non te ne sei andato. Forse hai partecipato tu nella chat, sì. 100% uova di cioccolato. Ah, l'ho completato, che disgrazia. Facciamo un altro sondaggio. Se appare la tastiera, cosa ti piace per Pasqua? Facciamolo di nuovo il sondaggio, perché qua ho schiacciato qualcosa. Che problemi. Uovo di mare, mi dice. Uovo di cioccolato fondente. Colomba. Vediamo un po', perché purtroppo c'è un cellulare vecchio, magari potessi prendere un altro. E perché metti il 2? È proprio non collabora questo cellulare. Coniglio di cioccolato bicolore, perché ecco qua, abbiamo sondaggio. Allora, di nuovo abbiamo un altro sondaggio, perché non so perché io sono andato a vedere i risultati e si è chiuso il sondaggio precedente, ma insomma adesso c'è questo nuovo sondaggio, che non voglio chiudere la live senza un sondaggio, senza delle risposte, solo con una domanda. Allora, cosa ti piace per Pasqua? Sottointeso mangiare. Uovo di cioccolato fondente, colomba, coniglio di cioccolato bicolore. Non potevo mettere tutte le varianti. Voi prima rispondete al sondaggio e poi scrivete nella chat se invece l'uovo di cioccolato lo volete bicolore, al cioccolato al latte, decorato, artigianale, industriale. La colomba la volete industriale, artigianale, fatta come, con la glassa. Coniglio di cioccolato lo volete bicolore, fondente, al latte, con sorpresa dentro, grande, piccolo, tascabile, insomma, coniglietti piccolini, giganti per 4 persone, come le uova. Però rispondete che io ho fatto questo nuovo sondaggio perché accidentalmente si è cancellato il sondaggio anteriore. E quindi adesso che siamo in tre, finalmente io saluto di nuovo Alessandro Arcangeli, sera,
E purtroppo mi sembra che è entrato e uscito perché non l'ho salutato, ma stavo molto occupato parlando. E quindi, come dire, abbiamo fatto un'ora, mancano 3 minuti allo stacco. Ma se voi in no 3 minuti, 7 minuti, se voi in 7 minuti siete almeno in 40 qua, comunque mi raccomando, se potete fate delle donazioni qua in chat, oppure compratevi un abbonamento almeno a 90 centesimi di dollaro, 99 centesimi di dollaro, o dei super grazie. Io ve lo super ringrazierei. Se vi piacciono i miei video, fate una donazione, mettetevi una mano nel cuore e una sul portafoglio, che molte volte il portafoglio sta qua, no? E una mano anche sul cellulare, perché magari con la wallet del cellulare, con il portafoglio digitale fate i pagamenti. E allora mi raccomando, poi soprattutto se avete Google Pay, Google Pay mi sembra, potreste decidere di fare una donazione direttamente con la PayPal o qualcosa del genere, che io poi vi farò vedere dove andrò a ritirare il denaro. Vi farò vedere dove andrò a ritirare il denaro. Faccio un video, ve lo dedico a chi mi compra un abbonamento, super grazie, vi dedico un video, e vi farò vedere chiamandovi per nome nel video. Quindi se il vostro canale ha un nome strano, impronunciabile, ma mi donate denaro, voi mi dite come volete essere chiamati, non so, Carletto, Filiberto, Eugenio, magari non è neanche quello il vostro nome, siete, volete essere dei donatori però non tanto anonimi, e allora fate un donativo e io farò un video andando a ritirare il denaro e vi nominerò nel video, nominerò il vostro canale ogni volta che ritirerò il denaro che voi mi avete donato. Quindi per un ritiro minimo al mese ci occorrono 100 dollari, e ogni volta che vado a ritirare il denaro faccio un video e parlo di voi, dei vostri ultimi video, deciderete voi di cosa. Però mi raccomando, donate del denaro, il ritiro minimo da YouTube è 100 dollari. Se voi mi donate 20 dollari al mese, dopo 5 mesi parlo del vostro canale, perché vado a ritirare i soldi e quindi in quell'occasione farò un video e vi faccio vedere dove vado. Se voi regalate 200 dollari al mese, e allora io vi parlo 2 volte di seguito, perché anche se sarà un ritiro soltanto al mese, il mese dopo, però io già anticipo un video parlando di voi. Se invece solo 100 dollari il mese che vado a ritirare, se sono 200 già dal mese in cui, perché magari mi regalate il 20, e il 20 del mese dopo sarebbe da ritirare, però io già ne parlo in anticipo per non essere in ritardo. Ah, ecco, siete in 5 persone, che allegria. Allora, che ne pensate dell'ecologia nel nostro paese e nel mondo? È stato il primo argomento trattato. Alessandro Arcangeli, come va? Benissimo, Alessandro Arcangeli, ti vedo di ritorno. Grazie per aver votato il sondaggio. Adesso non vado a vedere, o sì, perché io l'altra prima, per vedere il risultato del sondaggio, bene, 2 voti, grazie per votare. Per vedere il risultato si è terminato il sondaggio. 2 persone hanno votato, 2 persone hanno votato per l'uovo di cioccolato. Quindi grazie a tutte e tutti voi, adesso siete in 6. Se potete condividete questa live affinché possa avere più successo questa live. Però grazie,
grazie, a me va bene, grazie Alessandro Arcangeli, a te ti auguro una felice Pasqua, carissimo Alessandro Arcangeli. E poi purtroppo non so nulla, non so più nulla da molti anni del nostro carissimo amico Mario Circello. Sono molto preoccupato, però è così. Adesso solo 3 persone mi seguono, vediamo un po'. C'ho il 38% di batteria, quindi in soltanto 15 minuti mi è sceso dal 45 al 38. Io purtroppo dovrò tagliare al 25-20% la live. Poi con questo vecchio cellulare, il Motorola Moto E7 Power, almeno ci avessi un più moderno Motorola E22 o E23, e quindi aiutatemi donandomi del denaro qua in chat, super, con la super chat, con lo sticker, con l'abbonamento, con il super grazie. La quota minima è di 99 centesimi di dollaro, neanche un dollaro. E quindi dai su, per questa live sarete passati in 80 100. Se ognuno mi avesse regalato un dollaro, io già ci avevo perlomeno per prendere un cellulare o Tecno o Infinix. Poi mi dicono che ci sono di migliori marche, ma lo credo, migliori modelli. Certo non prenderò uno Spark 20 della Tecno, però con 100 dollari che vuoi prendere? Io magari qualche risparmio ce l'ho, 20 euro, e quindi magari un Motorola Moto G non so che cosa. Alessandro Arcangeli, io ho preso un Brondi per i miei genitori, il telefono che ha i tasti grandi. Bene, ottimo suggerimento, e così risparmio un sacco perché mi costerà 5-15 euro. Ma il problema è che non ci posso fare le live in verticale. Questo cellulare, il Motorola Moto E7 Power, sta arrivando al capolinea perché è sempre più lento. Insomma, se devo impostare un sondaggio in live finché ho 70 persone collegate, con questo cellulare me lo scrive in 5 minuti e le persone se ne sono andate prima di partecipare al sondaggio. A proposito, c'è un sondaggio qua sotto, uno che ho rilanciato perché il mio cellulare ma ha chiuso l'anteriore sondaggio, ma tanto già c'ho 3 voti e quindi partecipate anche voi. Cosa ti piace per Pasqua? Uovo, colomba o coniglio di cioccolato? Poi se avete delle risposte alternative, coniglio di cioccolato fondente, coniglio di cioccolato bianco e nero, coniglio di cioccolato e via dicendo, scrivetelo in chat, ma prima partecipate al sondaggio. Io ho scelto il coniglio, dice Danilo. Bene, bene, complimenti. Complimenti. Anche a me piace molto il coniglio, simbolo di prosperità, di abbondanza, e è molto bello il coniglio. Buonasera Danilo, buonasera anche a te. Grazie. Danilo, se poi condividi questa live e se ti è possibile donare qualcosa, il minimo è 99 centesimi. Devo cambiare cellulare, poi non so che marca prendere. Secondo me porta anche fortuna. Sì, sì, è vero. E poi tanto per uscire fuori dall'ordinario, ho visto che ci sono conigli di cioccolata grandi così che sono come le uova e hanno le sorprese dentro. La cosa curiosa è che le uova ormai portano delle uova piccoline, a volte con la stagnola. Mi stavo confondendo io, no? A volte con la stagnola, a volte con la stagnola mi sto avvolgendo io.
e i conigli, una volta a casa di un amico, sono passato, era il periodo pasquale tempo fa, e hanno rotto, hanno scartato un coniglio di cioccolata, l'abbiamo mangiato, ne avevano presi tanti, perché ormai per esempio le cose di Natale già si mangiano già da agosto o settembre, in liquidazione, ormai non si sa, a prezzo pieno non compri nulla di Natale, tutto in liquidazione, e che mi sembra che il prezzo vero sia quello della liquidazione. Occhio, io ho un sospetto, ti vendono 4 per 2, 3 per 2 già prima di Natale, a settembre, agosto, settembre, a Ferragosto, no? Non c'è un dolce di Ferragosto, ti schiaffano il panettone, il pandoro, il torrone già a Ferragosto. Poi dopo Natale non c'è più il 4 per 2, il 3 per 2, queste cose qua. Al 50% la prima unità e al 75% la seconda. Io voglio sapere, o loro non guadagnano nulla o ci fanno pagare un botto lo stesso, incluso gli sconti e le convenienze. Io ho preso una colomba e l'ho regalata ad una persona che non poteva comprarla. Hai fatto bene, bisogna essere generosi. Allora, carissimo Danilo, visto che stai in vena di regali, non vorrei approfittarmi della tua generosità, ma non so, regala un abbonamento a una persona che non può permettersi di abbonarsi al mio canale, perché vorrei. E poi tu che te ne intendi, magari dimmi che marca è meglio. Lo so, Samsung, Motorola, ma Infinix, Tecno, Noblez, queste marche emergenti, Xiaomi, Realme, Oppo, che è meglio, un Xiaomi, un Realme, un Oppo, oppure un Infinix o un Tecno, o un TCL o ZTE? Alessandro Arcangeli, io mangio ancora i panetto scontati, e sì, li continuano a vendere fino adesso, ne hanno fatti sfornati tanti che li lanciano a gogo ormai nel mercato. Ci sono paesi latinoamericani tipo Argentina che in effetti il panettone lo chiamano pan dulce, pane dolce, non mangiano tutto l'anno, no, non sto scherzando, ma te lo fanno pagare prezzo pieno. Non è che lo mangi tutto l'anno perché ne hanno prodotto di più e lo mangi scontato. No, no, lo preparano le panatterie, lo preparano tutto l'anno e te lo vendono a prezzo pieno, lo prendono al tè. Quindi non so qual è l'obiettivo di mangiare panettone a Natale se lo mangiano tutto l'anno col tè o col mate. Io prenderei un Samsung S10, datato ma buono, costa poco ma va bene. E sì, però lo devo prendere usato, e poi il sistema operativo, le funzioni. Allora, grazie del consiglio Danilo, grazie del consiglio, però no, qualche cosa, magari allora dovrei prendere un Samsung Galaxy A53, A54, che ancora si trovano nuovi, un un Samsung Galaxy A55, A50, non so, l'ultimo a 5, no, proprio no, a 5, l'ultimo della serie A50 ad essere disponibile, cioè quello meno nuovo a essere disponibile come nuovo, da tirare fuori dalla scatola. Quindi non so se è un 53, 54 che si possa trovare. Allora votate, votate qua sotto. Io devo vedere, perché non voglio far morire la batteria del cellulare in tutti i sensi. Me ne vogliono YouTube, ma a volte certe parole si devono dire o no. Allora voi che ne pensate? Scrivetelo qua sotto.
intanto vediamo un po' la tele. Beh, metto senza audio, ma ormai vedo che in chat entrano 2 o 3 persone, escono 2 o 3 persone. Ah, ciao, basta basta sacchetti basta sacchetti a perdere. Ciao, bel messaggio ecologico. Basta sacchetti a perdere. Santa Chan, sono un tuo grande fan da NNI. Ciao, basta sacchetti a perdere. Tantissime grazie. Già 4 persone hanno votato nel sondaggio. Allora, cosa ti piace per Pasqua? Uovo di cioccolato fondente. 75% hanno votato in 4, quindi 3 persone hanno votato per l'uovo. Colomba 0 persone, 0%. Coniglio di cioccolato bianco bicolore 25%. Magari non sarà proprio cioccolato bicolore, però molte persone preferiscono l'uovo di cioccolato. Poi qua mi si attivano sempre delle opzioni, io non so che cosa fa il cellulare, speriamo per il meglio. E io vorrei diciamo riuscire a cambiare il cellulare. Quindi caro basta sacchetti a perdere, se potresti fare una donazione per quanto minima, l'importante è il gesto. Il minimo è 99 centesimi di dollaro, abbonamento, super chat, super grazie, super chat qua nella chat e sticker. Però insomma sta un po' a voi. Io ho fatto un video, mi raccomando andatelo a vedere, però fra poco dovrò, come diceva Enzo Tortora, Big Ben ha detto stop, e quindi dovrò stoppare qua la live, almeno se non siete in molti a scrivermi e a comunicarmi, come il nostro amico basta sacchetti a perdere, che mi dice sei un grandissimo. Ah, come posso donarti 30 dollari? Non lo so, devi schiacciare qua dove c'è la chat, il simbolo di un dollaro, e ti appare la tendina così. Vedi nella chat che c'è la faccina per mettere gli emoji e accanto c'è un icono a forma di dollaro, e dovresti schiacciare lì, oppure sotto un mio video qualunque, e allora lì c'è l'opzione per donare, abbonarsi eccetera. C'è anche lì super grazie, un cuoricino sotto i miei video. Adesso sotto la live no, ma quando sarà un video sì, oppure sotto i video che ho già fatto, gli ultimi, c'è abbonati, oppure un cuoricino che dice super grazie. Ok, ci vai a disoneste con i soldi? No, no, mi serve un cellulare nuovo, infatti stavo domandando, caro basta sacchetti a perdere, che ti ringrazio per considerarmi un grandissimo, che devo cambiare il mio Motorola Moto E7 Power. Allora non so se comprare
un Infinix Note, adesso sta per uscire il 50 ultra, se comprarmi un TCL, se comprarmi un ZTE, o se comprarmi un Noblez, o se comprarmi un Tecno, o prendere qualche cellulare della fascia media o bassa della Samsung o del Motorola, perché io calcolo che con rispetto a un cellulare del 2019 un Moto E7 e-Power, incluso un cellulare del 2025, un Moto E, non so che numero ci avranno quelli di fascia alta della serie Moto E, è meglio perché si sarà rinnovato comunque tecnologicamente e perché c'ha 64 gigabyte di memoria interna. Invece per 124 o 128 o 64, no, mi sembra che qualche cellulare Moto E c'ha 64 gigabyte, 64 o 128, una cosa del che ci sono dei cellulari Moto G con 128, con 256, non so, credo che il 256 è per il Moto Edge e 128 è per il Moto G, però è sempre meglio di un Moto S7 Power che è anche lento nel processare l'informazione, nel scrivere con il tastierino. Però no, non vado a disoneste, né prendo sostanze, né prendo alcol, né nulla di questo genere. Io risparmio soldi, li metto da parte perché li valorizzo, soprattutto quando me li regalano, ma in generale, e cerco di crescere qua su YouTube per portarvi del migliore contenuto, quindi li metto da parte. E poi tu se mi fai la donazione, innanzitutto richiedimi un argomento del quale vorresti che io parli. Secondo, YouTube mi deve dare 100 dollari, cioè è arrivato a dovermi pagare 80, però posso ritirare ai 100 dollari. Quindi se tu mi doni 20 dollari è molto probabile che possa andare a ritirarli il più presto possibile, dopo un mese. Allora ti dedico il video dove vado a ritirare i soldi, e ti dedico il video dove faccio vedere se mi riesco a comprare un cellulare. Tu dimmi che modello e marca mi consigli di comprare, perché io ci avrò gli 80 dollari da YouTube e i soldi che mi dai tu, poi qualcosa, magari 20 dollari posso mettergli io, quindi non sarà un cellulare da 200, 300, 400, 500 euro, magari sarà da 200 dollari. Però ti dedico anche l'unboxing che forse farò di quel cellulare. Ecco, siete tre persone che mi seguono, vorrei sapere da dove, ma manca il 3%. Ormai abbiamo fatto una live di un'ora e 23 minuti. Allegria, anzi no, allergia. Che mi dite di bello? Siamo in tre persone, abbiamo parlato dell'ecologia, abbiamo parlato della geopolitica nordamericana, abbiamo parlato dell'ecologia, abbiamo parlato delle uova di Pasqua, abbiamo parlato dei cellulari. Voi di quale argomento volete che io continui a parlare? Grazie per i 5 like, solo 5, ma saranno entrate tantissime persone, comunque grazie. E adesso 4 voti. Partecipate del sondaggio. Ne ho aperto un altro perché quello precedente si è chiuso. Qua con questo cellulare come tocco. Allora, per il momento 26 minuti che c'è questo sondaggio. Per il momento hanno partecipato in 4 a questo sondaggio. Cosa ti piace per Pasqua? Allora, 3 persone hanno votato uovo di cioccolato fondente, infatti il 75%,
su 4 voti. E una persona ha votato coniglio di cioccolata bicolore. Potrebbe essere pure coniglio di cioccolata fondente al cioccolato con latte, cioccolato bianco, cioccolato Ferrero Rocher. Voi scegliete, insomma, voi scegliete, e mi raccomando, votate, votate. E grazie per partecipare in live. Adesso ho avuto un picco di 7 spettatori, ma sono ritornati 2, adesso 3. Ciao ciao, molte persone mi seguono dallo smart tv, per questo non possono scrivere in chat. Allora, qua perlomeno in live il nostro amico Basta Sacchetti a perdere non mi ha dato ancora la donazione, forse lo fa con super grazie o abbonamento. Certo, se mi donasse $20 al mese potrei pagare tutte le mie spese, almeno in 5 mesi c'ho $100 e in un anno c'ho 120, no, 220. Sono molto stanco, mi va in tilt il cervello perché ho fatto 1 ora e 27 minuti. Comunque guardatevi il mio ultimo video, poi stare seduto 1 ora e 27 minuti, già veramente mi sto mareggiando. Ci capisco più nulla. 1 ora e 27 minuti parlando, ma andatevi a vedere il mio ultimo video che ho fatto di auguri di Pasqua di 6 minuti. Adesso vi faccio vedere la mia cagnolina. Ops. Vi faccio vedere la mia cagnolina, dicevo. Ah, bene, adesso vi devo lasciare, scusate. Buona Pasqua, felice e prospera Pasqua, Pasquetta, grazie di avermi seguito. Adesso vi devo proprio lasciare, mi raccomando, felice Pasqua, ciao a tutte e tutti voi, e comportatevi bene, fate una donazione, aiutatemi a comprarmi un cellulare nuovo, un Noblez, un Infinix, un Tecno. Scegliete voi la marca, fatemi una donazione di 200 €. Allora, arrivederci e tantissime grazie dal vostro carissimo amico Sant'Enchan. Mi raccomando, poi io vi saluterò e vi dedicherò un video se voi mi regalate un cellulare. Ciao ciao.